Buongiorno e bentornati o benvenuti sull'Italiano per Tutti Step by Step. In questa lezione, dopo aver parlato nella precedente degli articoli determinativi, parleremo degli articoli indeterminativi. Ma innanzitutto vediamo le soluzioni dell'esercizio che ti ho assegnato la settimana scorsa. In alcuni casi ho scritto 2 articoli perché il nome, per diverse cause, appartiene alla categoria dei nomi invariabili. Perciò possono essere considerati sia come nomi singolari sia come nomi plurali. So cosa ti starai chiedendo. Ti stai chiedendo, ma non bastavano gli articoli determinativi? Perché 2 tipologie di articoli? In realtà articoli determinativi e indeterminativi si usano in casi ben differenti. Gli articoli determinativi si usano per parlare di qualcosa o qualcuno che già conosciamo o che abbiamo citato in precedenza. Gli articoli indeterminativi invece si usano per indicare qualcosa o qualcuno che fa parte di una categoria. Se dico chiamo un dottore, sto usando un articolo indeterminativo. Sto comunicando che ho intenzione di chiamare un dottore qualsiasi. Ho bisogno di un dottore, ma non ho preferenze. Se invece scrivo chiamo il dottore, quindi usando un articolo determinativo, sto dicendo qualcosa in più. Chiamo il dottore, quindi il mio medico di famiglia, il mio dottore di fiducia e che il mio interlocutore già conosce. In italiano abbiamo 4 articoli indeterminativi singolari e 3 indeterminativi plurali. Iniziamo con il genere femminile. Utilizziamo l'articolo un con l'apostrofo davanti ai nomi che iniziano con vocale. Nomi evidentemente di genere femminile e numero singolare. Se prendiamo questa lista, andiamo a cercare le parole di genere femminile e numero singolare che iniziano con una vocale. Troviamo unghia e armonia, imperatrice, perciò diciamo un'unghia, un'imperatrice, un'armonia. Avrai sicuramente notato che l'articolo indeterminativo un con l'apostrofo è l'esatto corrispondente dell'articolo determinativo L apostrofo. È importante che tu veda e tenga sempre a mente questa corrispondenza tra articoli indeterminativi e determinativi che ti servirà soprattutto per la creazione del plurale degli articoli indeterminativi. Se invece un nome femminile singolare inizia con una consonante, gli scriviamo davanti l'articolo una. Una quindi precede la consonante. E avrei notato che si tratta del corrispondente dell'articolo determinativo la, che ti scrivo qui sotto. Prendiamo questa lista di parole e cerchiamo i nomi di genere femminile e di numero singolare che iniziano con una consonante. Sicuramente bottiglia, zona e strada. Per questo diciamo una bottiglia, una strada, una zona. Il plurale degli articoli indeterminativi si forma sulla base dell'articolo determinativo corrispondente. Il plurale di L apostrofo e di la è lo stesso ed è le. Non è tutto. L'articolo indeterminativo femminile plurale è composto dall'articolo determinativo plurale
corrispondente, preceduto da di e in questo caso anche da un'altra L. Raddoppiamo la L ma non cambiamo il suono. Delle. Delle precede quindi la vocale e la consonante. Praticamente il 100% delle parole femminili. Se trasformiamo queste parole al plurale, diciamo delle unghie, delle imperatrici, delle armonie, delle bottiglie, delle strade, delle zone. Se passiamo al genere maschile, al singolare troviamo uno e due articoli. Ho separato questi due un perché si usano in casi diversi, ma è lo stesso articolo. Usiamo un davanti alle parole che iniziano con consonante. Quindi un precede la consonante. Andiamo a prendere la nostra lista e cerchiamo le parole di genere maschile, numero singolare, che iniziano con una consonante. Si tratta di faro, divano, barile. Quindi diciamo un faro, un divano e un barile. Avrai probabilmente notato che un è il corrispondente dell'articolo determinativo il, che scrivo qui perché è importante che tu tenga sempre a mente questa corrispondenza tra articoli determinativi e indeterminativi. Se una parola inizia con vocale, usiamo ugualmente l'articolo un. Quindi un precede la consonante e la vocale. Quali sono le parole di genere maschile, numero singolare, che iniziano con vocale? Sono accendino, eroe e uomo. Quindi diciamo un accendino, un eroe, un uomo. Un precede la vocale ed è chiaramente il corrispondente dell'articolo determinativo L'. In quali casi usiamo l'articolo 1? Negli stessi casi in cui usiamo l'articolo determinativo lo, di cui è il corrispondente indeterminativo 1. Quindi lo usiamo davanti alle parole che iniziano con S più consonante, con Z, Y, Ps, Pn, X e Gn. È evidente che l'articolo indeterminativo 1 e il suo corrispondente determinativo lo sono di impiego abbastanza raro. Al maschile, infatti, si usa principalmente un come articolo indeterminativo. Quali sono le parole della lista che iniziano con queste consonanti o combinazioni di consonanti? Sono gnu, zucchero e struzzo. Per questo diciamo uno gnu, uno zucchero, uno struzzo. Per il plurale degli articoli indeterminativi seguiamo lo stesso procedimento utilizzato per gli articoli indeterminativi femminili. Quindi prendiamo l'articolo determinativo corrispondente di un, lo trasformiamo al plurale, il al plurale, i, e davanti ci mettiamo, analogamente a quanto abbiamo fatto per il femminile, di e. Dei precede la consonante. Se trasformiamo al plurale otteniamo dei fari, dei divani, dei barili. Questi due articoli hanno lo stesso plurale perché i loro articoli determinativi corrispondenti, L' e lo, hanno un unico plurale, lo stesso che è gli.
Per ottenere il plurale di un e di uno non ci resta da fare altro che scrivere di e davanti a gli. Quindi degli è il plurale di un e il plurale di uno. Degli precede la vocale e questo gruppo di consonanti. Quindi trasformiamo questi nomi al plurale e l'articolo che dobbiamo mettergli davanti è degli. Degli accendini, degli eroi, degli uomini. Il plurale di uomo è uomini, un plurale sicuramente irregolare. Degli gnu, una parola invariabile, degli zuccheri, degli struzzi. Possiamo riassumere maschile e femminile degli articoli indeterminativi in questo schema. Gli articoli che precedono i nomi maschili singolari, quindi ho messo tra parentesi, ho scritto C di consonante, perché questo un che precede la consonante ha un plurale che è dei, e questo un che invece precede la vocale ha un altro plurale che è degli. Il plurale di uno è anche lui degli. Al femminile singolare abbiamo due articoli, uno per la vocale, uno per la consonante, il loro plurale è identico, delle. Ti faccio qualche esempio pratico. Prendiamo questi nomi e ci scriviamo davanti prima l'articolo indeterminativo e poi l'articolo determinativo in rosso, in bianco. Il primo nome è un nome maschile, singolare, inizia con una consonante diversa da S più consonante, X, Y, Z, quindi il suo articolo indeterminativo è un. Se vogliamo passare direttamente all'articolo determinativo, sappiamo che il suo articolo determinativo è il. Matita è una parola femminile che inizia con una consonante, quindi l'articolo indeterminativo sarà una e il suo corrispondente determinativo è la. Una matita, la matita se vogliamo determinarla ancora di più. Rivoluzione, una parola che termina con e, la terminazione ione è femminile, quindi la consideriamo come parola del genere femminile, singolare, che inizia con consonante. Un'altra volta abbiamo l'articolo una e la come articolo determinativo. Scoiattolo è una parola sicuramente maschile che inizia con consonante. Potremmo avere la tendenza di usare l'articolo un, ma dobbiamo andare un po' più lontano e guardare anche la seconda lettera. Quando una parola inizia con la lettera S, guardiamo anche la seconda. Vediamo che è un'altra consonante, quindi l'articolo non può essere un. Questa combinazione di lettere è una di quelle che sono precedute dall'articolo 1 come articolo indeterminativo e lo come determinativo. Onore è una parola che termina con e, è singolare. La terminazione ore, ti ricorderai che è maschile, quindi andiamo a cercare tra gli articoli maschili. L'articolo indeterminativo che precede la vocale è un. Fai attenzione a non scrivere l'apostrofo. L'apostrofo precede solo i nomi femminili. L'articolo determinativo corrispondente di un e che quindi precede la vocale al maschile è l'apostrofo. L'onore. Per oggi è tutto, la lezione è finita. Ritroveremo questa tipologia di lavoro perché nella prossima lezione inizierò un ciclo di esercitazioni finalizzate a mettere in pratica tutte le nozioni che hai imparato fin qui in materia di nomi e di articoli. Per il momento ti invito a determinare il genere e numero di questi nomi e a scrivergli davanti l'articolo indeterminativo corretto. Arrivederci alla settimana prossima.